Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di luglio 2023. Abbiamo l'imperatore. Ragazzi, quando c'è l'imperatore si parla sempre di padre, di genitore, di anche capo per qualcuno, oppure se è la vostra energia fa riferimento a una certa stabilità, magari a delle regole che vi imporrete o sulle quali lavorerete per raggiungere i vostri obiettivi e per molte persone, essendo un numero 4, può fare riferimento alla casa e ai beni immateriali. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse niente potete, o se per caso volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link a una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail e alcuni link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, iniziamo con un 6 di spade al contrario, abbiamo un 2 di pentacoli, un 5 di spade, la regina di coppe, un 10 di coppe al contrario, un 9 di coppe al contrario e un 8 di bastoni al contrario. Ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che non si vuole allontanare da una situazione, da una relazione, da una questione con questo 6 di spade al contrario. Abbiamo anche poi un 2 di pentacoli e difatti ci parla di qualcuno che sta cercando di sostenere più situazioni, sta cercando di giostrarsi in più situazioni o per qualcuno ragazzi potrebbero essere più relazioni. Abbiamo anche questo 5 di spade che parla normalmente di lotte della mente, di lotte sterili. È come se qualcuno volesse aver ragione in riferimento a un tema. La regina di coppe anche qui potrebbe parlare di una madre, di un genitore, anche l'imperatore aveva questo tipo di rappresentazione archetipica, o potrebbe rappresentare semplicemente quello che è il turbinio delle emozioni che state vivendo in questo momento. Vi dico così perché normalmente la regina di pentacoli rappresenta una persona fortemente empatica, talmente tanto empatica da quasi trattenere per far sì di non risultare essere troppo debole agli occhi degli altri. Però è una persona che ha tanti alti e bassi emotivi, eh. Queste tre carte le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da 6 di spade, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Re di spade, abbiamo un cavaliere di bastoni e un 8 di bastoni. Dunque ragazzi, il fatto che il re di spade sia al contrario potrebbe rappresentare o una persona che non vi appoggia o il fatto di non avere certi programmi nel volersi allontanare. Se di spade è una carta che vi dice che c'è bisogno di prendere distanza o che qualcuno ha preso o sta prendendo distanza, insomma. Sta di fatto e anche il cavaliere di bastone è una carta che indica movimento, però ci sono due figure, quindi o si tratta di prendere distanza magari da due figure, da due situazioni, perché anche qui abbiamo un numero 2, o da una delle due, soprattutto se sono due persone a livello romantico, perché il cavaliere di bastoni, ragazzi, normalmente rappresenta l'amante di tipo passionale. E qui con l'otto di bastoni è come se ci fosse una comunicazione in ballo, una notizia che potrebbe arrivare e potrebbe far ehm, prendere una decisione per questo 6 di spade. Andiamo a vedere il 2 di denari. Abbiamo la carta del sole, un 4 di pentacoli, il mondo e il fante di bastoni.
È interessante perché abbiamo una carta di attaccamento e il sole, che è una carta che parla di, come vi posso dire, di crescita, di espansione proprio della natura. È attraverso il sole che le piante crescono, quindi diciamo che sono energie, sì, in movimento ma lento questa è proprio statica, mentre queste sono due energie in movimento, di cambio, di trasferimento proprio il mondo. Parla di viaggi, sono due carte che parlano di bambini, bambini anche intesi come interiori, quindi è come se ci fosse una sorta di andirivieni, perché tenete presente che il 2 di pentacoli fa anche riferimento ai cicli che si ripetono, però qui è come se ci fosse il compimento e un nuovo inizio. C'è qualche cosa che va verso l'espansione. Tenete presente che il 4 di pentacoli, è vero, è una carta di attaccamento, ma è anche una carta di protezione. Quindi è come se qualcuno qui stesse cercando di proteggere due bambini, due strade, due relazioni. Andiamo a vedere il 5 di spade perché ci sono questi conflitti. Abbiamo il giudizio, un cavaliere di spade e la giustizia. C'è qualche questione a livello burocratico, probabilmente a livello legale, con questo cavaliere di pentacoli può essere che le cose vadano magari un po' a rilento o che addirittura ci sia una persona che si fa sentire dopo molto tempo, ragazzi, e vi mette un po' di scompiglio in quelli che sono i vostri piani. Vi dico così perché c'è il giudizio parla proprio di notizie che arrivano dal passato e siccome anche qui avete una carta di notizie che arrivano, andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un asso di denari e un 7 di spade. È come se ci fosse qualche cosa, qualche tipo di proiezione, magari dovuto al vostro stato emotivo, che vi impedisce di andare avanti. L'asso di pentacoli normalmente è un inizio di tipo concreto, che dà la possibilità di crescere, però qui è come se ci fosse qualche cosa che blocca. E considerato che abbiamo una regina di denaro, sì, una regina di coppe, può fare riferimento a una madre, a una maternità o alla vostra emotività. Andiamo a vedere il 10 di coppe al contrario. Perché qui è come se non ci fosse un compimento. Abbiamo il carro e il 7 di spade, come se qualcuno facesse fatica ad allontanarsi, a lasciarsi indietro o una persona o una questione. È come se ci fosse una sorta di difficoltà per raggiungere il proprio appagamento. Sia che siate in coppia, sia che siate single, c'è la necessità di trovare un proprio appagamento interno, c'è la volontà di staccarsi, ma è come se ci fossero delle difficoltà, l'energia è molto lenta. Probabilmente sono le comunicazioni inerenti, le firme dei fogli che sono lente ad arrivare, eh? Mettete in conto anche quello, perché c'è giustizia e cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere il 9 di coppe al contrario. È interessante perché avete 9 e 10 di coppe entrambe al contrario. Abbiamo un 9 di denari al contrario e la ruota della fortuna. È come se non vi sentiste completamente indipendenti nella prima parte di luglio e io credo che ci sia l'imperatore proprio per dirvi stabilite le vostre regole, create voi il vostro impero in base a quello che serve a voi, a quello che è il vostro obiettivo. Se ci fate caso, in questo mazzo l'imperatore ha una piantina che sta crescendo nella sua mano, no? Quindi è proprio il mettere radici, cioè dove volete voi, mi viene da dire. O non lo so, se per esempio riguardasse il creare una famiglia di tipo unito, cercate le regole che vadano bene per voi, per costruire la vostra stabilità, anche se magari poi in famiglia avete imparato cose completamente diverse, non importa, magari quelle non funzionano per voi e va bene. Anzi, l'imperatore è proprio quel personaggio che ha costruito un impero grazie ai suoi sforzi, ha riscritto le regole,
a cui lui poi si è attenuto costantemente. Un impero si costruisce giorno per giorno, come una casa, mattone dopo mattone. Quindi non va neanche male alla fine che ci sia questo Cavaliere di Pentacoli, vi dà la possibilità di metabolizzare gli avvenimenti, le cose che succedono mano a mano. Però qui ho come la sensazione che non vi sentiate completamente appagati nella seconda parte di luglio. Vuoi perché magari non vi trovate nel, non so perché, ma mi parlano di difficoltà a decidere la meta delle vacanze. Quindi per qualcuno magari potrebbe anche essere quello il motivo di screzio, ipotesi. Però qui avete una carta di ciclo karmico e qui anche. È come se mi dicessero che non state uscendo da un certo ciclo karmico. E invece con la ruota della fortuna c'è bisogno. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Perché l'otto di bastoni ce l'avevate anche qua, eh. Allora abbiamo la regina di bastoni al contrario, l'eremita, un 4 di bastoni, l'appeso al contrario e la carta della forza. Sì, ad un certo punto ho come l'idea che non sarete voi, ma qualche cosa si sbloccherà. Non credo che sarete voi perché appunto avete questa sensazione di non essere indipendenti. Può essere sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista caratteriale, come se qualcuno avesse paura di non farcela da solo per, non lo so, magari questioni emotive, per questioni economiche. È come se ci fosse la paura di non riuscire a gestire tutto. Ma ripeto, le regole le create voi, quindi siete voi che se vedete che una regola non va bene, la cambiate. Basta, finito, cioè senza... non succede niente. Abbiamo la carta della forza. Qui ragazzi c'è bisogno di trovare il coraggio, di... mi verrebbe da dire dominare i propri istinti o dominare anche le proprie emozioni, perché sapete ci sono delle persone che reagiscono in modo veramente spropositato alle provocazioni, soprattutto le persone molto sensibili tendono ad avere queste esplosioni di rabbia, quando magari viene detta una parola non troppo azzeccata. Qui si tratta di fare un respiro e fare come un imperatore, no? Staccarsi dalla situazione e rispondere o reagire in modo regale, direi, pacifico anche, in modo controllato. Tenete presente che la forza, rappresentata con la carta della donna, cioè con la figura femminile, vi vuol ricordare che con la dolcezza si può domare la bestia. Ok? Quindi è una carta che vi invita a usare la femminilità per riuscire ad ottenere quello che volete. Bene, andiamo a vedere qualche frase su cui meditare, sono spunti interessanti di meditazione e poi andiamo a vedere un oracolo. Ragazzi, se siete single, qui allora c'è qualche viaggio, però dirvi che vedo proprio una persona in particolare che vi colpirà. Direi no. Amicizie sì, potrebbero esserci delle nuove amicizie, ma ancora non vedo i fuochi d'artificio. Allora, perché mi è difficile rilassarmi? Wow! Perché giustamente se state costruendo il vostro impero, che sia un impero familiare, che sia un impero abitativo, che sia un impero lavorativo, siete in una fase dove probabilmente fate fatica a gestire le emozioni, a rilassarvi, a lasciare andare. Qui vi ricordo che c'era il 4 di Pentacoli che è una carta di attaccamento. Andiamo a vedere un oracolo. Wow. Carta numero 14 e parla proprio di famiglia, di espansione, di legami familiari, parla anche di karma, di avi, di albero genealogico. Parla di famiglia allargata, parla di condivisione e di radici profonde. Carta numero 44, questa qua era una carta numero 14, non mi ricordo se l'ho detto. Qui abbiamo una carta numero 44 e vi faccio notare che l'imperatore è un 4,
quindi magari per voi nel prossimo periodo potrebbe essere importante il 4 del mese o il 14 del mese, e parla della forza dell'amore e della creazione, esattamente come una madre ha il potere di creare un bambino, è l'amore che fa unire due persone e dà vita al concepimento, ok? Poi da lì c'è la creazione di un bambino fisico, ma così è anche l'amore per un progetto, l'amore per noi stessi, l'amore per qualcun altro, l'amore per i bambini. Io qui vedo tanti bambini, quindi per qualcuno si tratta di una questione legata a dei figli piuttosto che alla volontà di avere dei bambini. Wow. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Se volete sostenere attivamente il canale potete fare una donazione oppure abbonarvi al canale. Le fasce di abbonamento per il canale sono due, la prima è semplicemente un supporto, quella più bassa, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Ci tengo a precisare che il percorso sulle credenze limitanti che sto proponendo è una parte ed è individuale, quindi è cucito su di voi, però quel tipo di lavoro lì è una parte del lavoro che io spiego nei video di crescita personale e spirituale, ovvero che nei video l'argomento lo tocco molto più, diciamo, in larga scala, ecco. Questo per farvi capire che tipo di differenza c'è tra le due proposte. Io ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!